Ciao a tutti cari amici, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene ragazzi, andiamo avanti nella scoperta delle vibrazioni dei vari numeri e oggi parliamo del numero 2. Chi è nato i giorni 2 e 20 ha un'energia 2. Ricordiamo che l'11 non va sommato, va lasciato così com'è perché è un numero maestro, abbiamo detto. Il numero 2 è il primo numero associato all'energia materiale, è associato alla luna e anche all'energia femminile. La parola chiave è connessione. E diciamo che i punti deboli sono l'indecisione e la sfiducia. Allora, andiamo a vedere il nostro 2 in positivo. I 2, quando vibrano in positivo, sono persone che vengono a connettere, a relazionarsi. La forma del 2 si curva come se si aprisse, si crea come uno spazio proprio per la connessione. Viene a lavorare i vincoli sani proprio nelle sue relazioni personali. Quindi i due hanno una grande predisposizione per cooperare, per lavorare in coppia, per lavorare in gruppo. Diciamo che sono persone che evitano di esporsi e di correre rischi, nel senso che sono sempre alla ricerca della stabilità. Poi abbiamo questo tratto del 2 che indica proprio che lui cerca l'appoggio sulla base, su qualche cosa di stabile. E questo può essere nella famiglia, nel gruppo sociale, nella comunità, nel gruppo di lavoro, ok? È molto importante per i due trovare la stabilità. Quindi li gratifica sentirsi utili ed essere scelti per collaborare con gli altri. Sono le tipiche persone che dicono: non ti preoccupare, ti aiuto io. Non sono persone a cui interessi stare al centro dell'attenzione o con un microfono in mano, anzi, a loro va benone rimanere nell'ombra, rimanere diciamo così nascosti e appoggiarsi agli altri. Sono ottimi nel generare come queste connessioni, queste relazioni, questi contatti, anche perché il 2 ha come una capacità curativa, sono le persone che coccolano gli altri, è come se pensiamo all'1 che è chi inizia, il 2 è colui che gli copre le spalle, lo spalleggia, lo protegge, lo appoggia. Il 2 è altruista e sarà facile vedere un numero 2 praticare attività magari di beneficenza, di volontariato, cose che riguardano la ricerca dell'armonia per l'altro. Sono molto diplomatici e armonizzano proprio con facilità quello che è il gruppo. Riescono bene nei lavori dove si conciliano due parti, dove si media letteralmente, perché il 2 vede il giusto e lo sbagliato. Il 2 è il numero della dualità, quindi può vedere quali sono i due lati della moneta, i due lati del conflitto, diciamo. Come vi ho detto prima, sono ottimi mediatori perché riescono in qualche modo a trovare sempre il punto medio, a trovare come il punto di incontro tra le due parti. Sono persone altamente ricettive, aperte alle idee degli altri. Sono buoni negoziatori proprio perché hanno questa capacità un po' di mediare e un po' di ascoltare. Sono anche incantatori, molto pazienti e sono discreti, come vi dicevo prima, preferiscono rimanere nell'ombra. Il 2 in positivo ha parecchia fortuna, devo dire, cioè le cose gli arrivano facilmente, gli si aprono porte in modo molto facili, è quella persona che è nel posto giusto, al momento giusto, con le persone giuste. E quindi gli arrivano come le migliori opportunità o potrebbe essere che
arrivino migliori opportunità rispetto ad altri. Trovano sempre il modo di coprire le loro necessità alla fine. Sono persone artistiche comunque, sono amanti della musica, del ballo, sono sensibili, amorosi, coccolosi, sono romantici, non romantici nel senso che sono tutti cuoricini, pizzi e fiorellini, però romantici nel senso che nei primi 15 minuti di appuntamento loro si immaginano già la vita con l'altra persona, magari è la prima volta che vedono questa persona, però nei primi 15 minuti si chiedono, mi vedo con questa persona, cioè si fanno come una specie di film. E non fatevi trarre in inganno perché in alcune occasioni il 2 può sembrare poco interessato, però in realtà fa così, cioè si comporta così per non far vedere che è vulnerabile o che è fragile in una determinata situazione. Di solito queste persone cercano proprio la connessione. Il 2 è fatto per stare in coppia, ragazzi. Quindi hanno questo senso romantico dell'amore, dell'innamoramento. Stanno effettivamente cercando l'amore. E proprio perché sono così focalizzati sull'amore, ai numeri 2 piace vivere in armonia, vivere in tranquillità, nella pace e di fatto lavorano per cercare questa pace, questa armonia, per quello che sono anche ottimi mediatori. E diciamo che è proprio, loro hanno proprio bisogno di pace e di tranquillità. Difatti, quando succedono delle situazioni conflittive per un 2, il 2 tende a scappare, tende a fuggire, se ne va. Soprattutto quando c'è violenza si sente inibito, ok? È come se troppe grida, troppa confusione, troppi conflitti lo facessero sentire sopraffatto, quindi lui tendenzialmente scappa, se ne va. Essendo numeri che sono capaci ad ascoltare, che sono bravi, come dire, a mediare, sono diplomatici, sviluppano anche un forte senso di intuizione e di percezione. Difatti hanno un'intuizione molto sviluppata per quello che riguarda il percepire i bisogni e le necessità degli altri. Vi dicevo prima che tendono a curare gli altri, sono coloro che coccolano. È come se sviluppano proprio un'empatia. Sono empatici nei confronti dei bisogni e delle necessità degli altri. Sono anche buoni osservatori, perché effettivamente è quello che gli serve per connettersi con le altre persone. Sono i teneroni, no? Sono dolci, sono carini, sono comprensivi, sono soavi, sono soft. Ok, sono come quelle persone, come la luna, no? Che è un po' la notte, la calma, la tranquillità, diciamo così. Andiamo a vedere adesso l'aspetto negativo. Quando il 2 si esprime in negativo, invece di connettersi, il 2 si sconnette, si isola dal mondo e dalla vita. Proprio non fa vita sociale, si isola proprio nel suo mondo, come se non avesse bisogno di relazionarsi. Ha molta paura di essere abbandonato o messo sotto pressione, vi ricordo che lui ha bisogno di calma, quindi il fatto di sentirsi soffocato, anche questo lo fa scappare. Ha paura di essere ferito, ha paura di essere tradito, ha un sacco di paure. E quando si chiude all'amore diventa insensibile. Insensibile ai sentimenti degli altri, alle necessità degli altri, insomma agli altri. I 2 in negativo possono perfino diventare crudeli, tanto sono insensibili. Non hanno riguardo magari per i bisogni degli altri, non sono attenti ai dettagli, cioè esattamente si focalizzano su se stessi. Il 2 generalmente dà agli altri, abbiamo detto, no? Quando vibra in positivo. Però quando sono in negativo e si innamorano, tendono a darsi completamente all'altro, cioè danno senza aspettarsi nulla in cambio, che sia denaro, che sia tempo, che sia appoggio, danno tutto quello che possono, ma nel processo di dare,
tendono ad affogare l'altro, tendono a soffocare l'altra persona, proprio perché ha bisogno di sicurezza e in questo processo continuo del dare è come se nella sua testa, nel suo mondo, avesse diritto poi a ricevere, ok? Proprio per avere questa sicurezza che sta cercando. Quindi diciamo che il 2 in negativo è un po' come se fosse sottomesso, si isola, si disconnette dal mondo, tende a stare zitto e questo porta ovviamente ad una vibrazione densa. È come se pensassero che il non aprirsi agli altri eviterà di farli soffrire. I 2 in negativo tendono a sentirsi insoddisfatti di ciò che hanno nella loro vita. Siccome quando è positivo abbiamo detto che le cose gli arrivano facilmente, proprio grazie alla fortuna che hanno, quando questo numero vibra in negativo, questo diciamo che può essere un'arma a doppio taglio. Perché? Perché il 2 si blocca. Smettono di impegnarsi per raggiungere questo obiettivo, perché tanto sanno che alla fine lo risolveranno, che alla fine otterranno quello che vorranno. Quindi il risultato arriverà comunque. Per cui non si devono sforzare e si impegnano meno di quanto in realtà potrebbero. E questo effettivamente li porta a stare in un limbo, in una mediocrità o in una sorta di prigione, di stasi. Allo stesso modo, il 2 in negativo è indeciso. Ha difficoltà a correre rischi, sono persone che non sanno come continuare, per esempio una discussione, però sanno bene come andarsene, sanno bene come girarsi e scappare. Vi dirò, sono persone che hanno paura dei tribunali, di essere giudicati, del giudizio degli altri, proprio perché vi dicevo prima che hanno bisogno di sicurezza e di questa come costante conferma dal mondo esterno. Quindi questa vibrazione li fa diventare diffidenti e di solito sono diffidenti proprio all'inizio di una conoscenza, cioè non lasciano entrare chiunque nella propria intimità, nella propria vita. Diciamo che prima vi osservano, vi studiano, vedono come vi comportate. Diciamo che la prima cosa che guardano è se ne vale la pena, se vale la pena lasciarvi entrare nella loro vita. Ma a parte questo, tendenzialmente quando il 2 è in negativo ha molta paura di aprirsi, soprattutto perché ha paura del giudizio altrui e ha paura di essere ferito. Allo stesso modo i 2, quando sono negativi, creano come una storia nella loro testa e abbiamo detto che tendono a isolarsi, no? E quindi è come se vivessero in una sorta di mondo parallelo. Diciamo che è come se vivessero storie nella loro testa legate ai pensieri che loro stessi fanno. Quindi magari pensano che cosa potrebbero dire gli altri, in base a quello che pensano che gli altri potrebbero dire, si comportano o iniziano a fare altri pensieri in base ad un'ipotesi che loro hanno in testa. Quindi è come un e se fosse così, allora potrebbe essere così, allora potrebbe essere così, no, potrebbe essere anche... Cioè creano come una sorta di, appunto, mondo parallelo, di struttura parallela, dove loro si creano tutta una loro idea immaginaria della situazione. E un'altra tendenza che ha il 2 quando è in negativo è di diventare manipolativo. Diventa infedele, diventa bugiardo, hanno una grande capacità di portare tutti dalla loro parte per quello che conviene loro. La tecnica di manipolazione che usa il 2 in negativo è la vittimizzazione. Diventano vittime di tutto ciò che gli succede. Chi si prenderà cura di loro, chi li proteggerà, chi risolverà i loro problemi, chi li farà uscire da quel buco nero. È come se sviluppassero un inganno dove qui la trappola è che gli altri non mantengono le promesse. Inoltre il 2 ha questa tendenza a ingannare se stesso. Abbiamo detto che si crea come un mondo parallelo ed è come se alla fine credesse pure alle sue bugie. Diciamo che un altro atteggiamento che riporta un po' questa bugia, questa illusione, è la tendenza
ad assimilare comportamenti, idee e pensieri degli altri per essere accettati, per sentirsi, appunto per darsi una sicurezza, e lo fanno così tanto che a un certo punto arrivano e non sanno più chi sono loro. Cioè hanno talmente preso le idee, i pensieri degli altri che le loro se le sono proprio dimenticate. E questo succede molto spesso quando il 2 è in coppia, quando vivono nell'ombra del partner, cioè fanno quello che fa il partner, gli piace quello che piace al partner, mangiano quello che mangia il partner, si perdono letteralmente nel partner, nell'altro. E quindi diciamo che questo è il primo modo per smettere di autoconoscersi, perché a un certo punto il 2 arriva che non sa più che film gli piacciono, che cosa gli piace mangiare, come gli piace vestirsi, perché è troppo fuso con il partner. Entra letteralmente in codipendenza e questo succede perché fa tanto per gli altri, per il partner, per la famiglia, per la società, tutto per avere questo senso di appartenenza e ad un certo punto perde la sua identità, cioè non sa più chi è. È importante quindi non perdersi nella personalità degli altri e rimanere saldi sulle proprie fondamenta, sul proprio sé. Diciamo elaborare bene l'uno se vogliamo. E se non restano fedeli a se stessi, sono soggetti che possono essere facilmente influenzabili e manipolabili. Per polarizzare questa energia, quindi se vedete che siete in questa fase negativa, quello che dovete fare è creare connessioni e cercare di creare connessioni mantenendo la vostra individualità. Cioè, invece che stare nel vostro isolamento, bisogna aprirsi, collegarsi agli altri, scambiare relazioni, iniziare, come dire, a creare una rete piuttosto che stare nella propria mente e pensare cosa sentono gli altri, cosa pensano gli altri, cioè andate e chiedetelo agli altri, create una conversazione, create una connessione. Quindi è come se doveste imparare a connettervi con gli altri, però in modo sano, rispettando comunque la vostra personalità, la vostra essenza, la vostra individualità, perché per il 2, per manifestare, è importante cercare la connessione senza codipendenza. Ora, i lavori ideali per un 2 potrebbero essere l'artista, perché abbiamo detto che è collegato alla luna, tutto quello che sono le materie femminili, quindi l'arte, il ballo, la musica, l'arte in generale. Potrebbero essere degli psicologi, perché abbiamo detto che sono bravi ascoltatori, potrebbero essere guaritori, contabili, coordinatori, sono ideali per essere moglie o marito, cioè proprio per rivestire il ruolo di coppia. Quindi, ricapitolando, un 2 in positivo parla di connessioni, di mediazione, perché abbiamo detto che sono bravi a mediare, hanno una fortuna innata, si trovano sempre nel momento giusto, al posto giusto, con le persone giuste, sono altruisti, sono empatici e ricercano l'armonia, la tranquillità, la pace. In negativo tendono a isolarsi, sono diffidenti, sono sempre insoddisfatti, possono diventare manipolativi, diventano insensibili e tendono alla codipendenza. Bene ragazzi, questa è una carrellata generale del 2 come essenza.
Se ci sono dubbi, se ci sono domande, me li potete lasciare scritti nei commenti. Scrivetemi se vi rivedete in una parte o nell'altra, perché in ogni fase della nostra vita possiamo vibrare in positivo o in negativo. Cioè sapete che l'energia non è mai statica, non è mai ferma, cambia sempre. E quindi sarebbe interessante per voi, per fare una sorta di autoanalisi, capire quali fasi della vostra vita hanno avuto un'espressione positiva del 2 e quali fasi magari hanno avuto un'espressione negativa. Io vi ringrazio per essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!